Allora, da qua faremo 3, 2, 1, tac! Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Benvenuti. Bene, oggi cosa voglio farvi vedere? Che finalmente sono riuscito ad avere Android Auto wireless direttamente in auto. Che per tanti può sembrare una cosa così banale, ma a me interessava tantissimo. Perché, prima cosa, arrivo in auto, prendo il mio bel smartphone, ok? Lo devo collegare direttamente al cavetto USB, che questo vabbè sempre qua, lo collego, come vedete così, bene, e qua mi parte Android Auto e siamo a posto. Va bene, abbiamo Android Auto, ok. Il telefono dove lo metto adesso con il cavetto, che non ho posto dove metterlo o mi sta un po' storto. In più qui, nella mia base, ho anche la ricarica wireless. Quindi a me interesserebbe arrivare a appoggiare lì lo smartphone e che si connetti tutto senza cavo. Solo che il problema, il telefono non ci sta qua dentro, allora bisogna appoggiarlo là così. Cosa un po' scomoda, quando anche non posso ricaricarlo. E quindi come facciamo? Bene, adesso vi faccio vedere che poi un altro svantaggio di questo, se devo fare tragitti brevi, devo sempre collegare per forza il cavo, mi va in ricarica la batteria per mezz'ora, un quarto d'ora, 20 minuti, anche quando devo andare a lavoro la mattina, e intanto il telefono si carica. Non va bene per la batteria queste cariche così minuscole, diciamo, e quindi però voglio Android Auto perché voglio ascoltarmi la musica. Come facciamo? Bene, adesso vi faccio vedere come faccio con il nuovo dispositivo. Avremo subito Android Auto senza collegare il cavo. Il mio smartphone è qua, non è collegato, ma abbiamo Android Auto direttamente nel nostro impianto della nostra auto. E adesso andiamo a scoprire come ho fatto. Quindi avete visto quanto semplice è avere Android Auto direttamente wireless, direttamente nel nostro display. Ma come ho fatto a fare questa magia, diciamo così? Bene, allora tutto grazie a questo dispositivo qua. Finalmente mi hanno contattato i signori di CarLink Kit, mi hanno detto Lorenzo, se vuoi provare questo dispositivo e far vedere come funziona, benissimo, è qui per te. Quindi adesso vi faccio vedere come si fa a configurarlo e come facciamo ad avere questo dispositivo. Bene, allora, innanzitutto vado ad aprirlo, faccio così, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora c'è il nostro bel dispositivo, piccolo, perché comunque non è enorme, eccoci qua. Questa è una presa USB perché quando voi collegate l'USB-C qui per configurarlo, vedete, ok, vado a mettere, ho un'uscita USB, quindi moltiplico la presa. Non viene occupata solo da lui, ma posso riutilizzarla tranquillamente per caricare un cellulare, eccetera, eccetera. Bene, poi dentro cosa troviamo? Le istruzioni. Adesso troviamo le istruzioni in tante lingue, tra cui anche l'italiano, volendo, e troviamo il cavetto USB 2.0 a USB-C, che vedete qua, per collegarlo al dispositivo, oppure nelle nuove auto che abbiamo USB-C nelle prese USB-C, questo è già predisposto per. Poi dentro c'è anche un mini biadesivo, se vogliamo collegare il nostro pezzettino, vogliamo metterlo lì magari in vista o non in vista in modo da utilizzarlo senza che ci occupi spazio, abbiamo anche il nostro biadesivo. Bene, adesso andiamo a configurarlo e a vedere come fare. Quindi accendo l'auto perché va in modalità risparmio di batteria, quindi prendiamo il nostro cavo USB 2.0 che vedete qui, lo colleghiamo alla nostra presa USB che abbiamo qua sotto. Di solito l'USB 1 è la miglior cosa, ok, l'abbiamo collegato qua sotto. Qui ci mettiamo il nostro dispositivo qua, ok, vedete che si illumina
la scritta qui. Ogni colore ha il suo perché. Quindi adesso andiamo a prendere il nostro bel smartphone. Dicevo, appunto, questo colore qui della scritta corrisponde a varie cose. Allora, in rosso significa che c'è l'alimentazione, ma non è ancora configurato. Vedete qua ci sono le scritte in italiano. Poi abbiamo in blu connessione in corso, in verde connessione riuscita. Benissimo. Prima di acquistarlo, e per acquistarlo vi lascio il link in descrizione, così avete già uno sconto del 18%, dell'8%, scusate. In più vi lascio qui la scritta, se voi andate a mettere, quando al momento del carrello avete un codice coupon, mettete la scritta espertone, avete un altro 18% di sconto. Non male, quindi usate il mio codice e il mio link in modo che così avete più sconti. Allora, dobbiamo avere minimo un iPhone 6 o versioni successive per quanto riguarda Apple CarPlay, mentre per quanto riguarda Android Auto dobbiamo avere uno smartphone con Android 11 minimo. La macchina, la nostra auto, deve essere già predisposta per CarPlay, quindi avere già dentro o CarPlay o avere Android Auto o Apple CarPlay, in modo che sia già configurata per usarla con il cavo, altrimenti non si può fare, cioè non ci sono aggiornamenti o cose varie, bisogna per forza avere queste funzioni qua e queste caratteristiche qua. Bene, adesso andiamo a configurare il nostro dispositivo in modo da rendere Android Auto comunque disponibile, e adesso andiamo a vedere come fare. Come facciamo per configurare il nostro dispositivo? Allora, andiamo innanzitutto nel nostro smartphone, ok? Andiamo a attivare sia il Bluetooth che il Wi-Fi. Benissimo. Quindi una volta fatto questo siamo a posto. Andiamo sul dispositivo del Bluetooth e qui lo attiviamo, lo disattiviamo in modo che lui vada in ricerca. Dovrebbe trovarci il nostro dispositivo. Ok, abbiamo trovato AutoKit 737, premo ok, accoppiamento in corso, associa, ok, vedete che lampeggia di blu adesso perché si sta associando. Eccoci qua. Ok, guardate cosa c'è scritto qui, lancia Android, gli diciamo di sì, ok, ed ecco qua, già connesso. Quanto ci abbiamo messo? Un secondo. Adesso io vado qui, quindi il mio smartphone lo metto in tasca, lo lascio dentro il giubbotto dove voglio, e qui posso andare a vedere Google Maps, posso andare a mettere una destinazione che voglio, non so, Castello di Miramare, ok? E abbiamo il nostro Android Auto tranquillamente nella nostra, senza aver nessun cavo collegato. Veramente fantastico secondo me questa cosa qui, ed è semplice perché basta collegare un cavetto, si collega al Bluetooth come qualsiasi altro dispositivo Bluetooth e il gioco è fatto. Lui mi indica che è collegato e siamo a posto. Bene, quindi adesso che cosa vogliamo fare? Voglio fare un'altra prova. Allora, voglio provare a uscire dall'auto, chiudere l'auto e vedere cosa succede se si connette in automatico. Facciamo questa prova qua, come se arrivassimo alla mattina per la prima volta, vedere se tutto funziona. Bene signori, io adesso è mattina, sto andando al lavoro e voglio vedere come funziona. Apro la macchina, benissimo, salgo in auto, buongiorno, adesso proviamo a partire, accendo l'auto, benvenuto di Renault, e vediamo quanto ci mette. È già connesso, ci ha messo veramente un attimo. Avete visto? Sono appena arrivato. Qua voglio andare ad ascoltarmi la musica, vado ad ascoltarmi la musica, voglio cambiare questa canzone tranquillamente, senza nessun problema. Abbiamo Amazon Music Unlimited. Se volete provarlo per un mese gratuito, vi lascio il link in descrizione, nessun problema. È gratuito per il primo mese, poi se non volete rinnovarlo, lo disattivate e via, il gioco è fatto. Bene, quindi anche questa prova è stata fatta e superata velocemente. Adesso un'altra prova che voglio fare è quella di provare con un altro smartphone, collegare un altro smartphone e vedere se possiamo
quando arriviamo in macchina appunto si connette in automatico, come abbiamo fatto adesso con il nostro dispositivo che si è connesso in un attimo. Quindi adesso faccio tutto in diretta, voglio provare a connettere un altro smartphone e vedere se funziona tutto come ha funzionato con il mio smartphone. Cioè, se io lascio il dispositivo nell'auto che usiamo sia io che mia moglie, vedere se lei arriva col suo smartphone e si attiva. Provo, non so dirvi il risultato perché non lo conosco, provo tutto in diretta con voi. Quindi vado a prendere il mio dispositivo, il mio cellulare, tolgo sia il wifi che il bluetooth, ok? Vado nel dispositivo di mia moglie, che è sempre Samsung ma un altro dispositivo, vado ad attivare wifi e bluetooth, ok? Adesso io vedete che sta cercando il wifi, il bluetooth, i dispositivi, AutoKit 737, bene, associazione in corso, vedete che la lucetta sta lampeggiando come se appunto si sta connettendo, lui mi dice associa, sì, fatto, ok, quindi adesso lui sta ancora lampeggiando, come vedete, CarPlay box scollegato perché in sbaglio ho premuto, e abbiamo già, eccolo qua, Note 20 di Lily connesso, e si è connesso velocemente. Adesso proviamo sempre il discorso che vado fuori dall'auto, mia moglie arriva la mattina e vediamo se si connette in automatico. Quindi spengo l'auto, bene, esco dall'auto, torno subito, bene, l'auto adesso è chiusa, io arrivo, apro, salgo in auto ed eccoci qua, non sono mia moglie, sono sempre io, ma col dispositivo di mia moglie che ce l'ho qua in mano. Adesso vedete, Renault si accende, già connesso, fantastico. Lei ascolta sempre Radio DJ, quindi qua basta. Funziona tutto perfettamente, anche il navigatore e questo. Bene, non è finita qui. Voglio fare un'altra prova perché sono abbastanza insistente sulle prove. Proviamo ad andare sull'altra auto che abbiamo, che è la nostra Twingo, e vediamo come va. Auto. L'ho messo sulla mia Twingo, vediamo se funziona la configurazione che ho fatto inizialmente, mi funziona anche su un altro auto. Quindi io l'ho già collegato all'USB e proviamo a vedere come funziona. Il telefono ce l'ho in tasca, apro l'auto, apro la porta, mi siedo alla guida come se dovessi andare a lavoro. Benvenuto da parte di Renault. Ed è già attivo. Avete visto quanto ci ha messo? Un attimo. Cioè proprio dall'accensione passano 5-6 secondi ed è veramente veloce. Il dispositivo è collegato qua. La mia auto. Adesso io tiro fuori il telefono dalla tasca per farvi vedere. Guardate, il mio telefono è qua. Tranquillamente. E qua abbiamo tutto quello che ci serve. Vogliamo ascoltare la musica? Benissimo. Vogliamo navigare? Proviamo a dare un comando. Portami ad Alleghe. Navigazione verso Alleghe. Un attimo. Cioè velocissimo, istantaneo, veramente impressionante. Qui abbiamo tutte le nostre app. Vogliamo andare a guardare il meteo? Benissimo. Guardiamo il meteo. Vogliamo andare sulle altre applicazioni, vedere Messenger, WhatsApp, YouTube Music, Telegram, tutto quello che ci può servire. Qui c'è l'app Renault perché se voglio tornare al mio dispositivo normale, come di solito, quando non c'è collegato nello smartphone, possiamo fare anche questo. Vado qui, clicco Android Auto e torno dentro nel mio dispositivo. Ma è molto reattivo, è veramente veloce, è come se fosse collegato al cavo, nessun problema. Logico che questo ho il vantaggio che quando arrivo in macchina salgo è già attivo, non devo stare lì a collegare il cavo, poi mi cade il telefono per terra perché non so dove metterlo, eccetera. È velocissimo, il telefono possiamo tenerlo in tasca del giubbotto, in tasca dei pantaloni, dove volete, lui si collega in automatico con tutte le applicazioni. Bel dispositivo. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito,
Mi raccomando, iscrivetevi perché vedo tante visualizzazioni ma pochi iscritti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.